Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli, anche Luna e Venere in Gemelli. Adesso andiamo a fare un video bellissimo che la tua anima sta chiamando adesso, che risponde alla domanda: che cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino in questo esatto momento. Cioè, andiamo a vedere il viaggio dell'anima verso chi sei davvero, andiamo a vedere il dono nascosto, il demone alleato. Facciamo il nostro approccio di tarologia co-creativa affinché tu possa realizzare veramente il tuo destino. Allora, spostiamo il mio promemoria qua e andiamo a vedere chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia e la bellezza della cooperazione, la visione, la felicità e la libertà. Andiamo a vedere cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino. Andiamo a vedere la soglia, cioè che cosa sei chiamato a lasciare andare, un vecchio sistema, un attaccamento, un'identità che non può più accompagnarti, no? Allora, tu hai un cuore stupendo, un cuore immenso. Il paggio di coppe mi racconta di quanto tu sia bellissimo, bellissimo nella tua fragilità, nel tuo essere, nelle tue, la dolcezza del tuo essere. Il paggio di coppe al contempo ci insegna anche una sorta di illusione da scardinare, perché è una carta delicatissima, cioè non si tratta di lasciare andare qualche cosa di pesante qua, ma qualcosa di immaturo, immaturo, che per te è stato molto prezioso. Cioè non è lasciare andare il tuo cuore, ma è l'immagine del cuore che aspetta continuamente qualcosa dall'esterno. C'è qualcuno che aspetta sempre una conferma dagli altri, no? Perché il paggio di coppe è bellissimo, un bambino interiore che si meraviglia, che sogna, che si innamora della vita, è un archetipo bellissimo. Però quando rimane fermo in quella posizione lì, può diventare il bambino che aspetta un segno, il bambino che aspetta qualcuno che lo scelga, qualcuno che riconosca ciò che sente, no? E quindi il paggio di coppe ti ha insegnato a sentire, ti ha insegnato a emozionarti, a credere nell'amore, nella magia, ma adesso il tuo amante mistico ti invita a fare un passo oltre, cioè non sei più soltanto colei o colui che attende un segno dal mondo, ma sei pronto, pronto a diventare colui o colei che incarna quello che il suo cuore già conosce. Cioè, questa carta ti dice: smetti di aspettare il permesso di vivere quello che senti, smetti di aspettare il permesso di sentire ciò che senti. E c'è una domanda che ti fa il paggio di coppe: c'è una parte della tua vita in cui stai ancora aspettando che sia qualcuno, qualche cosa a darti il via per fare qualcosa? Perché il paggio di coppe aspetta, invece l'anima ti chiama. E quindi la soglia che stai attraversando è proprio questa, cioè passare da un'anima che aspetta, un cuore che aspetta, a un cuore che crea. Cioè diventare autore della tua vita emotiva, invece di restare sempre in attesa che sia la vita, le persone, le cose a fare un passo verso di te. La maturità emotiva, no? Molto delicata questa carta. Perché il tuo archetipo è Hermes, che è anche il bambino, il Peter Pan, che è stupendo, no? E come ogni cosa c'ha il lato in luce e il lato in ombra. E perché fai così fatica a lasciarlo andare? Andiamo a vedere qual è il demone alleato. Questa è la madre, la mamma. Questa è la regina di denari. La grande madre proprio. Allora, nello sciamanesimo e nella psicologia immaginale la regina di denari è l'archetipo della madre che nutre, della madre che protegge, che dà sicurezza. E in questo caso, come demone alleato, la domanda diventa: perché il paggio di coppe fa fatica a crescere? Perché è come se ci fosse uno spirito che gli sussurra questo.
resta nel luogo che conosci, resta dove sei, protetto, non rischiare di perdere quello che ti dà sicurezza, perché la regina di denari nella sua ombra non è la madre nutriente, è la madre che trattiene. C'è quella parte dell'anima che preferisce la sicurezza alla trasformazione. E, e questo si può riflettere anche in ciò che hai vissuto nell'infanzia, no? Perché il vero amore della madre non è trattenere, è iniziare l'altra persona, il figlio. Qui c'è una sicurezza tua che stai ancora proteggendo, che però non ti permette più di nascere di nuovo. Ehm, io credo che riguardi il rapporto che hai con tua madre qua, però è anche qualcosa nella vita materiale che prende questo archetipo, cioè c'è una sicurezza che stai ancora proteggendo, che può essere o un lavoro che ti dà sicurezza, o una relazione che ti protegge però non ti fa crescere, oppure un'identità che hai rassicurante. Oppure un'altra cosa che ti dà sicurezza ma che non ti sta facendo emergere, crescere, è un modo di vivere che ormai è diventato troppo piccolo per te. E quindi lasciare andare qualche cosa perché ti ha amato abbastanza da prepararti al passo successivo. Quindi qua il demone è uno spirito materno con cui stringere un nuovo patto, no? Non devi più chiedergli di trattenerti, ma ti devi far dare la benedizione per questo viaggio, capito? Molto sottile questa cosa. Vediamo il dono nascosto, cioè che cosa hai imparato da quello che lasci andare, o cosa imparerai, cosa hai imparato da ciò che lasci andare, cioè la medicina nascosta. Il sole, la grande felicità, la chiarezza. E qua torniamo di nuovo ai bambini, cioè questa è la tua nuova nascita. Cioè tutto quello che hai vissuto, anche quando ti sei sentita o sentito fragile, anche quando volevi riconoscimento dall'esterno, da qualcuno, ti ha insegnato qua una cosa fondamentale, a non avere più paura di essere te stessa o te stesso. Il sole è la tua autenticità proprio, cioè quella parte di te che non ha bisogno di piacere a tutti, perché ha finalmente capito che la sua luce non deve essere giustificata. Magari per tanto tempo hai cercato qualcuno che ti dicesse dai, vai bene così, no? Ma questa carta oggi ti dice che puoi essere tu a dirlo a te stessa o a te stesso. E questa è la medicina. Cioè hai imparato che il tuo valore non dipende da chi ti sceglie, da chi ti vede o da chi ti conferma. Dipende dal fatto che tu abbia il coraggio di mostrarti per quello che sei. Cioè questa esperienza ti ha reso più luminosa, più luminoso, mm, perché hai smesso di nasconderti. Quindi la tua luce non nasce quando qualcuno ti vede. La tua luce nasce quando smetti di nasconderla. È bellissimo. E vediamo qual è la nuova visione, cioè chi puoi diventare oltre a questa soglia, la versione di te che nasce cambiando questa prospettiva. Stupendo, cioè il 3 denari mi parla della collaborazione con gli altri, laddove non ti senti più in difetto di non essere abbastanza, laddove vieni riconosciuta o riconosciuto per il tuo valore, cioè inizi a dare tanto perché vieni riconosciuta tanto, non ti stanchi. Forse per molto tempo hai pensato che per essere amata, riconosciuta o riconosciuto, apprezzato, dovessi dimostrare continuamente qualcosa. Io lo so, i migliori amici miei sono gemelli, mio fratello è gemelli, quindi ehm, questa carta ti mostra proprio una prospettiva diversa. Cioè, qua tu hai il coraggio di condividere i tuoi talenti, di collaborare, di lasciarti aiutare, perché quando smetti di cercare conferme inizi finalmente a creare. Questa è la grande svolta che ti aspetta. Cioè, non spendi più energie per convincere gli altri di quanto vali, ma le usi per costruire la vita che desideri. E la cosa più bella, sai qual è? Che le persone giuste inizieranno ad arrivare non perché le hai cercate, ma perché stai vibrando in modo diverso. Allora, quando smetti di cercare chi ti confermi,
incontri chi cammina davvero al tuo fianco. E questo lega perfettamente con il paggio di coppe, cioè colui che aspetta sempre qualcuno, e il tre di denari, colui che costruisce insieme a qualcuno, non è più un bambino che aspetta di essere scelto, è una persona che crea relazioni, progetti, opportunità partendo dal proprio valore. E questa è una trasformazione concretissima, ok? Qual è il fuoco del destino? Cioè, quale energia devi incarnare per manifestarti pienamente? Cioè, qual è la qualità da risvegliare in questo? Il 2 di bastoni è una carta stupenda, mi parla veramente di nuove prospettive. In questa posizione è una carta molto interessante, molto bella, perché non mi parla di fare di più. Mi parla di avere il coraggio di scegliere una direzione. Vado a destra o vado a sinistra? Quindi il tuo destino qua ti chiede di smettere di vivere tra tantissime possibilità e prendine una e vai. Perché tu hai tantissime idee, tantissime intuizioni, tanti talenti, ma c'è una grande differenza tra immaginare una strada e iniziare a percorrerla. Il 2 di bastoni ti dice: è arrivato il momento di fidarti di quello che vedi. Non aspettare di avere la certezza assoluta, non aspettare che tutto sia perfetto. Scegli una direzione e fai il primo passo, perché il destino mica si risolve tutto in una volta, cioè ti mostra un tratto di strada e aspetta che tu abbia il coraggio di percorrerlo. Magari fino a questo momento sei rimasta ferma o fermo perché avevi paura di scegliere la strada sbagliata. Ricordiamo che abbiamo il paggio di coppe qua. Questa carta ti dice una cosa molto importante invece. La scelta più rischiosa a volte è continuare a non scegliere. Quindi la qualità che sei chiamato o chiamato a incarnare è la determinazione, è la capacità di dire: questa è la strada che oggi sento vera per me e ho il coraggio di seguirla. Il destino non ti sta chiedendo di conoscere tutto il cammino, eccetera, ti chiede solo il coraggio di fare il primo passo. È bellissimo. Vediamo il messaggio dell'anima. Quale porta si apre quando lasci andare? Quindi, cosa ti dona il destino quando smetti di trattenere ciò che è finito? Il messaggio dell'anima. Qua esci fuori da un grande dolore con il 3 di spade. Sì. Riscattare il dolore come un'iniziazione. Allora, il 3 di spade in questo caso per te è il dono, cioè il messaggio dell'anima. Allora, la ferita che hai attraversato è arrivata per aprirti, perché ci sono dolori che cercano solo di essere dimenticati, ma ce ne sono altri che arrivano per insegnarti ad amare in modo nuovo. Questo è il tuo caso. Magari hai trattenuto delle persone, situazioni o sogni che erano già finiti, perché magari il tuo cuore sperava ancora, no? Paggio di coppe qua. Però oggi questa carta ti dice: adesso puoi smettere di trattenere quello che ha già compiuto il suo viaggio. E allora, perché quando lasci andare questa sofferenza, che non è dolore, è la sofferenza il problema, non il dolore, allora tu non perdi una parte di te, la ritrovi, ed è lì che si apre il destino. Perché il cuore che ha attraversato consapevolmente una ferita non è un cuore chiuso, è un cuore autentico, vero. Quindi la ferita che accogli con amore smette di essere una prigione e diventa la porta. La porta. Nell'insegnamento dello yoga sciamanico, il 3 di spade non è qualcosa da eliminare, è uno spirito da incontrare. Allora, quando smetti di combattere il dolore e lo ascolti, ascolti quello che vuole insegnarti, quel dolore diventa un alleato fortissimo e apre un nuovo destino. Allora, in questa carta, in questa stesa, non mi è uscito il Papa, però perché ti sto nominando il Papa? Perché ti invito fortemente a fare nel corso del viaggio erotico degli arcani la carta del Papa, Chirone, il guaritore ferito. La trovi sempre su questo canale gratuitamente. Perché è qualcosa di meraviglioso che si apre per te. Questo paggio stesso, che è la soglia,
ciò che sei la chiamata a lasciare andare, è la tua capacità creativa, la bellezza allo stesso tempo, ma che non devi lasciare andare. Quando togli l'attaccamento a questa ferita qui, si sprigiona, ok? Ok, andiamo a vedere la carta finale, che ti darà la frase medicina, magari. Vediamo la carta finale. E la ruota della fortuna è stupendo, gli eventi si muoveranno immediatamente, ma soprattutto la ruota riprenderà a girare. Io mi affido alla vita, io ho fede nella vita, ho fede nel ciclo della vita. Allora io ti dico già che ci saranno dei cambiamenti velocissimi che non avevi previsto. Persone che escono, porte che si chiudono, strade che prendono una direzione diversa da quella che magari avevi immaginato. Allora, devi vivere tutto quello che ti accadrà come un invito alla danza, un invito alla fede, perché il destino, siccome ti ama il destino, ti porta spesso via quello a cui eri aggrappata o aggrappato per accompagnarti verso ciò che è veramente tuo, per farti emergere. Allora non aver paura quando tutto si muove. Cioè, le stagioni cambiano perché la vita continui a creare e anche tu adesso sei chiamata a cambiare stagione. Quindi non opporre resistenza al movimento della vita. Quello che oggi sembra cambiare direzione, io sento fortemente che è il destino che finalmente ti sta venendo incontro senza più intoppi. Ok? Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono le carte degli animali guida. Guarda, la visionaria è uscita, la giraffa. Potresti vedere delle giraffe anche su internet, su Google, che confermeranno proprio profondamente tutta questa lettura. Ti dice che ti devi elevare rispetto alle problematiche quotidiane, cioè devi guardare in alto, perché tu sei capace di vedere il cammino corretto, mi dicono. Mantieniti forte nella tua autostima e ama con un grande cuore proprio quello che tu hai. Sei destinato a grandi cose, mi dicono qua. Queste grandi cose partono dal piccolo, sono cose, è la bellezza della vita, è la semplicità della vita. Allora, la giraffa che è tanto alta vede in alto, ti dice che la bellezza parte dalla semplicità e tu hai una predisposizione a vedere il cammino corretto e lo avrai adesso che magari non avevi mai avuto. Ti dicono di mantenerti forte nella tua autostima perché non hai mai creduto in te stessa, in te stesso veramente così fino in fondo, davvero, con questa bellissima fragilità. Allora ti chiedono di abbracciare quella fragilità perché io credo che questo sia veramente un momento di grande felicità per te, con il sole qua. Abbi fede negli eventi e lasciati guidare dal destino, ok? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.